signore si chiama Taylor, è praticamente il teorico del Taylorismo. Il Taylorismo praticamente era una teoria secondo la quale l'efficientamento del lavoro veniva ottenuto sostanzialmente misurando i tempi di esecuzione di un'attività da parte di una risorsa umana, e il miglioramento del processo produttivo veniva ottenuto raffinando e ottimizzando questi tempi. Il buon signor Taylor è nato in un periodo in cui c'era una forte evoluzione in corso e probabilmente ha dato risposta con gli strumenti del momento ad un bisogno del momento. In pratica lui si è trovato nel bel mezzo di un cambiamento che ha portato all'economia industriale. Fino al XVIII secolo possiamo parlare di un'economia artigianale, cioè in pratica avevamo delle persone che sapevano costruire, realizzare un prodotto ed erano le stesse persone che poi lo realizzavano effettivamente, e questi artigiani lavoravano, vivevano, cioè il loro mercato era un mercato locale, un micromercato. La tecnologia, l'industria cresce, si evolve, nasce e si evolve, eccetera, sono tutte l'uomo diventa così capace di costruire strutture in grado di realizzare prodotti in serie, in larghissima scala, grazie all'industria. Però in questo momento cosa succede? Si spezzano queste due metà, cioè le due competenze, diciamo, dell'artigiano si spezzano tra di loro e vengono divise. Abbiamo una serie di persone che sanno fare il prodotto, normalmente un numero ristretto, e una grandissima base di persone che lo realizzano. Parliamo degli operai. Nasce in questo periodo tutto il sistema connettivo, la struttura connettiva manageriale necessaria per collegare la testa alla base produttiva. E all'interno di questa epoca nasce il concetto di risorsa umana, quindi sostanzialmente l'essere umano è al pari di una risorsa, di una macchina, e il buon Taylor ci spiega che per efficientare la produzione è necessario misurare i tempi di lavorazione e togliere, in qualche modo ottimizzarli, e questo è tutto. E l'essere umano non ha nessun ruolo, ha un ruolo di mero esecutore, tant'è che in questa epoca è molto diffuso l'impiego di bimbi e donne, madri nel lavoro, perché possono essere pagate, perché l'uomo non ha nessuna importanza e queste persone possono essere pagate di meno e sono un po' più docili e quindi possono essere sfruttate meglio. Nel XX e XXI secolo abbiamo un'evoluzione. Questa evoluzione è in parte dettata dalla nascita dell'IT e dalla nascita di un nuovo modo di fare le cose e dalla nascita di una tipologia di prodotti che prima non erano così diffusi, e sono i prodotti immateriali. Nasce una nuova tipologia di lavoratore che possiamo chiamare knowledge worker, le persone che utilizzano un organo che forse prima era meno sfruttato. La cosa interessante di questo momento, che è il momento in cui noi stiamo vivendo, è che si riuniscono le due parti della sfera, cioè chi sa fare una cosa può essere anche quello che la fa, ma il contesto è diverso. Oggi la persona ha degli strumenti che nell'epoca dell'economia
artigianale non c'erano. Oggi una singola persona è in grado di dialogare con tutto il mondo, accede a risorse che nel XVIII secolo non esistevano. E il risultato è che appunto entriamo in un'era che chiamiamo della creative economy, cioè un'era in cui ritorna un artigiano, ma è un artigiano che lavora in un modo diverso e concentrato forse molto più sui prodotti, sulla componente immateriale del prodotto. Noi oggi in realtà continuiamo ad avere dei retaggi culturali che arrivano dal periodo dell'economia industriale. Cioè, se nella realtà è nata la creative economy, non tutti ci rendiamo conto di utilizzare ed applicare ancora nel nostro modello lavorativo dei principi che sono nati nell'economia industriale. Anche solo chiamare l'ufficio risorse umane è un'eredità di quella forma di pensiero. Abbiamo ereditato modelli organizzativi gerarchici che a sua volta l'economia industriale aveva ereditato dagli eserciti e a volte non ci rendiamo conto della centralità della persona, che oggi invece è fondamentale. Quindi io direi che è il momento di renderci conto che il mondo è cambiato e di lasciarci alle spalle il modo di pensare, il mindset che ereditiamo dal passato, e dovremmo iniziare a guardare ad un futuro che in realtà è già presente.